In questo video ti racconto una storia, breve e semplice, con l'obiettivo di presentarti alcune espressioni molto importanti che ti permetteranno di parlare italiano in modo sempre più naturale e autentico. Le espressioni che vedremo oggi riguardano tutte in qualche modo il tempo. Ma prima di iniziare, ti informo che per questo video potrai ricevere gratuitamente un PDF gratuito con il contenuto di tutta la lezione, le espressioni che vedremo oggi e anche un esercizio esclusivo per te. Clicca sul link che trovi nella descrizione qui sotto per ricevere direttamente nella tua casella di posta il PDF e l'esercizio. Cominciamo con questa storia semplice e brevissima, che riguarda un tizio di nome Marco. Marco è un impiegato che abita in una cittadina di provincia. La sua vita scorre in modo tranquillo e prevedibile. Ogni giorno lo stesso tran tran. Sveglia alle 7, doccia, colazione nel bar sotto casa e via in ufficio. Poi, di punto in bianco, tutto cambia. Un giorno riceve una telefonata inaspettata, un'offerta di lavoro da una prestigiosa azienda di Milano. È da un pezzo che aspetta un'occasione come questa e non può dire di no. Marco saluta tutti e se ne va a Milano. Sul far della notte, dopo il primo giorno del lavoro nuovo, Marco si affaccia alla finestra del suo appartamento del 15° piano. Prova un misto di nostalgia ed entusiasmo. Non sa cosa gli riserverà il futuro, ma è pronto ad affrontarlo con coraggio e perseveranza. Le settimane successive sono molto frenetiche. Tra la vita di prima e quella di adesso c'è come tra il giorno e la notte. Si ritrova catapultato in una metropoli, lontano dalla tranquillità a cui era abituato. Si deve svegliare all'alba e deve prepararsi in 4:48 per non fare tardi in ufficio. Ci vorrà un po' per abituarsi, ma è sicuro che andrà tutto bene. Bene, questa era la breve storia di Marco. Avrai notato alcune espressioni evidenziate e sono proprio le espressioni che vorrei presentarti oggi. Ma prima di presentarti queste espressioni vorrei chiarire il significato di tran tran. All'inizio ho detto che la sua vita scorre in modo tranquillo e prevedibile, ogni giorno lo stesso tran tran. Sveglia presto, la doccia, la colazione nel bar sotto casa e poi in ufficio. Cosa significa tran tran? Che cos'è il tran tran? Il tran tran rappresenta proprio quelle attività quotidiane che si ripetono in modo monotono, no? Sempre uguali. Il solito tran tran, lo stesso tran tran, la stessa sequenza di attività e di cose. La mia vita è sempre uguale, ogni giorno lo stesso tran tran. È una voce onomatopeica che ricorda il rumore di un veicolo che avanza lentamente, no? È qualcosa di monotono. Ma adesso cominciamo con le espressioni vere e proprie di oggi. All'inizio ho detto che la sua vita era monotona, sempre uguale, ma di punto in bianco tutto cambia. Cosa significa di punto in bianco? Significa all'improvviso. Bam! All'improvviso tutto cambia. Elisa è stata con noi tutta la sera e poi di punto in bianco è sparita. Ma dov'è andata? Di punto in bianco. Marco riceve una telefonata e io ho detto: è da un pezzo che aspetta un'occasione come questa. Che cosa significa un pezzo in questo caso? Un pezzo.
Un pezzo significa molto tempo. È da molto tempo che lui aspetta un'occasione come questa. Non ci vediamo da un pezzo. Come stai? Non aspettatemi, starò via per un pezzo. Starò via per molto tempo. Sul far della notte, dopo il primo giorno del nuovo lavoro, Marco si affaccia alla finestra del suo appartamento. Semplice, no? Sul far della notte significa alle prime ore della notte. Sul far della notte ho guardato fuori dalla finestra e ho visto un'ombra in giardino. Cominciamo con quelle un po' più difficili adesso, Marco ha cambiato vita completamente, ma deve svegliarsi all'alba e prepararsi 4:48 per non fare tardi in ufficio. Che cosa significa in 4:48? Chiaro, no? Significa velocemente, in pochissimo tempo. 4 più 4 uguale a 8, è un'operazione molto semplice e veloce. Per questo diciamo fare qualcosa in 4:48. Non pensavo che rimanessero a cena da noi e quindi ho preparato in 4:48 qualcosa da mangiare. Velocemente. Ci vorrà un po' per abituarsi, ma lui è sicuro che andrà tutto bene. Un po' di cosa? Sarebbe un po' di tempo. Ecco, indica un periodo di tempo più o meno breve. Molte volte un po' è usato anche per indicare un periodo di tempo non così breve. Serve per attenuare. Ci vorrà ancora un po' per la cena perché devo ricominciare da capo. Quindi non significa poco tempo, significa un bel po' di tempo, un pezzo, ecco. Bene, questa era la storia di Marco e queste erano le espressioni che volevo presentarti. Le conoscevi tutte? Adesso si tratta di ripassarle, no? E puoi farlo grazie all'esercizio che ti invierò se clicchi sul link qui sotto, per ricevere sia il PDF col contenuto della lezione, sia l'esercizio. E se questo genere di video ti interessa, ho fatto diversi video di comprensione orale e di lessico e li ho riuniti tutti in queste playlist qui. Quindi se clicchi qui puoi vedere tutti i video simili a questo che ho fatto negli anni passati. Spero che ti piacciono e come sempre ti ringrazio tanto per la tua compagnia e per la tua fiducia. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!